Ciao a tutti amici ed eccomi in uno dei luoghi più iconici della città di Firenze. Alle mie spalle infatti potete vedere Ponte Vecchio, questo ponte che collega le due sponde della città attraversando il fiume Arno e che è veramente un simbolo per i fiorentini e anche per tutti i visitatori stranieri che vengono in questa città. Il ponte è, ve lo devo dire subito, è sempre molto affollato, a meno che voi non veniate come ho fatto io oggi, la mattina presto oppure la sera tardi, anche se la sera è comunque frequentato da giovani che finiscono, fanno la loro festa. Uno dei momenti migliori per visitare questo ponte, anche se appunto come dicevo è un po' affollato, è sicuramente l'ora del tramonto. Potrete vedere infatti uno spettacolo magnifico con i colori caratteristici del ponte e dei dintorni, di quello che sta intorno al ponte. Ma diciamo qualche parola a proposito della storia di questo ponte. Questo ponte, come lo vediamo oggi, è stato costruito a partire dal 1345 attraverso una costruzione piuttosto innovativa che infatti dura fino ad oggi. Il ponte è soprattutto conosciuto per le botteghe, queste case che abitano il ponte. Allora, dovete sapere che all'inizio, quindi a partire dalla fine del 1300 e anche per gran parte del 1400, il ponte era abitato soprattutto dalla comunità di macellai. Perché? Perché i signori, i nobili, gli aristocratici della città si lamentavano del cattivo odore delle botteghe che facevano cattivo odore proprio dei macellai in città, e così questa comunità, questo gruppo di macellai sono stati invitati a spostarsi a vivere sul Ponte Vecchio. E solo 100 anni dopo, quando viene costruito il corridoio vasariano, che è quella parte per intenderci più vicina agli Uffizi e che quindi faceva parte della struttura dei Medici, della struttura medicea, che la popolazione abitante del Ponte Vecchio cambia. Ovviamente non potevano più restare vicini alla corte macellai e la popolazione viene progressivamente sostituita da orafi e gioiellieri, cioè orafi sono quei bottegai, sono quegli artigiani che lavorano l'oro, e gioiellieri, ovvero coloro che fanno i gioielli. Ed eccoci in mezzo al Ponte Vecchio. È un ponte che oggi possiamo riconoscere per le botteghe di orafi e gioiellieri. Quando passeggerete su questo magnifico ponte, infatti forse potrete essere un po' tentati di comprare i magnifici gioielli che vengono venduti su questo ponte. E non a caso alle mie spalle si trova un busto di Benvenuto Cellini. Chi era Benvenuto Cellini? Benvenuto Cellini era uno scultore, un disegnatore, un artista, ma soprattutto un orafo del Rinascimento, nato proprio nel 1500 a Firenze, e appunto non è un caso che il ponte sia a lui omaggiato, dedicato. C'è scritto appunto a Benvenuto Cellini, orafo di Firenze. Sul ponte c'è anche un altro riferimento alla storia però più recente. Dall'altra parte rispetto alla statua di Benvenuto Cellini troverete infatti una targa che ricorda la seconda guerra mondiale. Infatti dovete sapere che delle quattro torri che controllavano l'accesso del ponte è sopravvissuta solo una torre, perché proprio durante la seconda guerra mondiale le altre tre sono state distrutte. E lo stesso ponte rischiava di essere distrutto dai nazisti, se non che un generale nazista dell'armata tedesca, un certo Gerhard Wolff, ha persuaso Hitler di risparmiare questo magnifico ponte. Quindi fortunatamente oggi possiamo ancora passeggiare sul Ponte Vecchio.
Bene, quindi quando sarete a Firenze ovviamente venite a visitare Ponte Vecchio, a passeggiare su questo magnifico ponte e forse anche farvi un po' tentare e attentare il vostro portafogli. Ciao, a presto!